massimo. Ciao a tutti, da Gino Sorbillo, ci troviamo nel cuore di Napoli, da Spacca Napoli. Noi facciamo, così come la pizza al forno tradizionale, un'altra meraviglia che a volte ritengono sconosciuta, cioè la pizza fritta napoletana. Facciamo anche la montanara fritta e vi spiegherò quali sono i segreti da custodire nel cassetto. La pizza fritta napoletana e la montanara fritta, antiche quanto la pizza al forno tradizionale, sono fatte con lo stesso tipo di impasto della pizza al forno e lo troverete nel video di Tale Squisita sulla mia pizza tradizionale napoletana. A casa ovviamente non avete, è difficile poter avere un forno tradizionale, ma una padella con un olio straordinario la potete mettere ovunque per poter avere un prodotto perfettamente uguale a quello che trovate già nelle nostre pizzerie. Adesso basta parlare, passiamo alla pratica, facciamo le pizze. Ciao, buongiorno. Grazie. Ecco le nostre prove napoletane, vedi? Ok, così facciamo una bella fresche. pizza. Ottima. Grazie mille, grazie, a Niente. dopo. Grazie. Ciao ragazzi. L'olio che scelgo per friggere è un olio di girasole alto oleico Frien di Olitalia, è al 100% italiano, ha un punto di fumo alto ed ha anche il vantaggio di farmi avere una frittura e anche il mio locale senza cattivi odori. Mentre aspettiamo che si riscaldi l'olio, cominciamo a tagliare la nostra provola affumicata di Napoli. La cosa molto importante, a cui tengo tanto, è quella di tagliare la provola affumicata di Napoli con tutta la buccia, che ha un'affumicatura naturale con la paglia, come avveniva nel passato. Quindi abbiamo questo sentore e sapore ovviamente di fumo che ci caratterizza la nostra pizza fritta. Abbiamo quindi a disposizione la ricotta di bufala e delle zucchine che abbiamo fritto velocemente. Un altro segreto per ottenere una pizza fritta napoletana a regola d'arte è quello di utilizzare poca farina sul piano di lavoro, anche perché così sporchiamo meno l'olio. Allora, piccoli movimenti. Dobbiamo maggiormente concentrarci sul bordo, sul cornicione, visto che dobbiamo sovrapporre due lembi, non deve essere troppo doppio. Una volta stesa la nostra pizza per un diametro di poco più di 15 cm, mettiamo nella parte appunto centrale della ricotta di bufala, ma possiamo utilizzare quella di pecora, quella di vaccino, quello che vogliamo. Poi mettiamo la nostra straordinaria provola di Napoli. Poi andiamo subito con le nostre zucchine che abbiamo fritto per pochi secondi. Aggiungiamo del pepe nero macinato grosso e nient'altro. Andiamo a sovrapporre il lembo della pizza verso l'altro e facciamo fuoriuscire l'aria contenuta nella nostra pizza, perché altrimenti ci sarebbe un rigonfiamento che potrebbe poi eventualmente rompersi in fase di cottura. Dobbiamo essere sempre attenti a non bucarla. Andiamo un po' a scuotere questa nostra pizza. Ci assicuriamo che la sigillatura sia perfetta e a questo punto non facciamo altro che alzare la nostra pizza e andiamo subito in olio. Eccola qua. La cosa importante è inondarla subito di olio bollente. Stiamo friggendo a 200 gradi per avere una cottura dorata e perfetta. Vedete che bella. La giriamo un pochino, ovviamente stiamo attenti a non bucarla e a questo punto la alziamo. Eccola qua, una pizza fritta vegetariana buonissima, la mettiamo sulla griglia. Possiamo anche evitare di farlo, ma diamo un'ulteriore ultima asciugatura alla pizza, ma da quello che possiamo vedere la carta è praticamente asciutta. Eccola qua, ok? E questa cosa per noi è molto importante. Prendiamo un foglio di carta per alimenti, mettiamo la nostra pizza fritta sopra, eccola qua, che non può mancare la nostra busta, il nostro sacchettino che oramai tutti conoscono.
Adesso ci facciamo un giro con la nostra pizza fritta napoletana dorata, perfettamente cotta. Andiamo, mi segui? Avete collaborato anche voi a questa specialità fritta dorata. Grazie per la provola di Napoli, Carmine, grazie per le zucchine, per questa nostra pizza fritta vegetariana. Non ha bisogno di presentazioni, ragazzi, questo è un monumento da mangiare. È un pezzo di Napoli che ha 300 anni di storia, che conquista tutti con il profumo, con la croccantezza, con i sapori e il territorio, e i territori anzi. L'antica Montanara di Zesserina Sorbillo non è altro che un disco di pasta steso, schiacciato, che andiamo a farcire come vogliamo. In questo caso con pomodoro, basilico e un po' di formaggio parmigiano. La andiamo a bucare, possiamo anche utilizzare eventualmente una forchetta. Il metodo di stesura è diverso, non andiamo a toccare il bordo, andiamo soltanto ad assottigliare un pochino la parte centrale, ok, e andiamo subito in olio. Così come per il calzone fritto abbiamo la necessità di far arrivare l'olio Frien di Olitalia su entrambi i lati. Poi cosa facciamo? La alziamo, abbiamo la nostra pizza montanara fragrante piena di bolle che facciamo leggermente colare, la mettiamo sulla nostra griglia di acciaio, facciamo così come per il calzoncino fritto un ultimo accorgimento per assicurarci che la nostra montanara appena alzata dall'olio sia bella asciutta e pronta all'uso praticamente. L'abbiamo alzata dall'olio ma forse 15 secondi fa. Perfetta, dorata, croccante, ben lievitata, cosa non da poco per poterci mettere sopra qualsiasi cosa. Quindi possiamo utilizzare, per dire, il fior di latte di Napoli, possiamo utilizzare dei salumi, dei formaggi, non so, possiamo metterci sopra delle verdure se la vogliamo vegetariana. E largo alla fantasia. In questo caso la farciamo con pomodoro cotto un po' prima, con un pizzico di sale, un po' di olio extravergine, uno spicchio di aglio che poi andiamo a togliere e poi ci mettiamo del parmigiano reggiano, una fogliolina di basilico, eccola qua, volendo possiamo metterci altro pepe oppure per dire cacio ricotta, del carmasciano, quello che vogliamo. E la nostra montanara fritta, anzi la nostra super montanara fritta di Zesserina Sorbillo è pronta. Buon appetito! Vieni. Oh, grazie amore. Vieni. Vieni. Prego. Ok, vieni, giovanotto, vieni. La pizza è così, si condivide. Io ho fatto le mie pizze, fate anche voi le vostre, seguendo ovviamente i miei consigli. Taggatemi o taggateci, così vediamo un po' quali sono i risultati e resteremo sempre in contatto. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita e buona pizza a tutti. Pizza fritta napolitana, ci da sorbillo dalla fame, che non può essere in, a regina una pizza fritta napolitana, ci da sorbillo dalla fame, che non può essere in, a regina una pizza fritta.